Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su SharePoint in cui andremo a occuparci della progettazione e della modifica delle pagine e delle web part. Quindi dopo aver analizzato e passato in rassegna tutte le singole web part, adesso andiamo a vedere come si possono modificare le pagine e le web part, che appunto sono le parti delle pagine, perché ci sono molti comandi in comune e avevamo detto anche nella lezione precedente che avremmo trattato questo argomento dopo aver passato in rassegna tutte le singole web part perché ci sono molte funzionalità appunto comuni. Quelle specifiche delle singole web part le abbiamo già viste man mano che abbiamo analizzato le singole web part, ma poi ci ritorneremo, vedremo almeno qual è lo spazio dove andare a cercare il contenuto specifico per modificare una singola e specifica web part. Quindi cominciamo con questa singola diapositiva sulla pubblicazione in data e poi ovviamente ci sposteremo su SharePoint in questa lezione a differenza di quanto non abbiamo fatto nelle due lezioni precedenti dove era molto semplice la trattazione dell'argomento. Quindi qui mi trovo sulla pagina corso di cucina, quella dove abbiamo realizzato tutte le nostre web art e ti faccio subito notare che, questo l'avrai già visto in tutte le lezioni precedenti, che cliccando su modifica io vado a aprire la pagina di struttura e quindi a modificarla e dopo aver apportato tutte le modifiche io vado a cliccare su ripubblica e pubblicherò la nuova versione della pagina. Una volta pubblicata la nuova versione della pagina, qui mi comparirà la data di pubblicazione, quindi pubblicata in data. Oggi vedo 18/12/2023, quindi vuol dire che se qui c'è scritto pubblicata in data, quello che si vede qui lo vedono tutti i membri del team, quindi chiunque ha accesso a questo sito SharePoint vede questa versione che è stata pubblicata. Però questo può anche non avvenire, nel senso che ti voglio far notare che si può lavorare alle modifiche senza interrompere la visibilità delle pagine, perché io posso andare a cliccare su modifica e posso poi andare a salvare semplicemente la bozza della modifica che sto facendo e magari riprenderla tra qualche giorno senza che questo comporti nulla per la visibilità della pagina ai membri del sito SharePoint che continueranno a vederla nella versione precedente. Quindi andiamo poi a vedere le sezioni e le web part, perché a monte delle web part ci sono le sezioni, nel senso che in una sezione potranno essere inserite, come vedi, più web part. Ora qui io ne ho inserite due, ma si possono inserire anche fino a tre, si possono inserire in righe, si possono inserire in colonne, quindi prima vado a inserire la sezione, questi sono tutti i modelli delle sezioni, quindi con una colonna sola, con due, con tre, con una più larga, una più stretta a sinistra o a destra e poi qui vado con il più come abbiamo fatto per le lezioni dove abbiamo visto le singole web part, all'interno di una sezione vado a inserire le singole web part e cliccando qui inserisco la sezione, poi cliccando qui inserisco la singola web part. E poi posso modificare sia le sezioni che le web part, quindi posso cliccare sullo spazio della sezione, quindi all'interno del perimetro della sezione, ma al di fuori dei perimetri delle web part, mi si apre la possibilità di modificare la sezione e da questi pulsanti che poi vedremo in diretta su SharePoint andrò a modificare la sezione. Come vedi posso cliccare anche, sia nel caso vado a modificare una sezione che una web part, posso cliccare anche su salva come bozza e come dicevo precedentemente dopo aver cliccato su salva come bozza, tutte le modifiche che io ho fatto, anche fossero tantissime, non saranno viste da coloro che verranno qui sul sito SharePoint, dai membri del team che entrano nel sito SharePoint, fino a quando io non clicco su Ripubblica. Io che ovviamente amministro il sito e che ho il potere di fare queste modifiche. Poi, oltre la sezione, posso andare a modificare le web part, questo lo abbiamo visto, ma all'interno delle sezioni, ora lo vedremo, quindi io all'interno della sezione vado a inserire le singole web part e per ciascuna singola web part qua mi si apriranno i parametri diversi. Quindi
io vado a inserire una sezione e qualunque sezione vado a inserire ho sempre questi comandi. Vado a inserire una web part e qui avrò sempre questi comandi, però a seconda della tipologia di web part che vado a inserire, qua a destra avrò comandi completamente diversi appunto e questo dipende dalla tipologia di web part. Quindi andiamo a trattare singolarmente questi argomenti, quindi la pubblicazione in data, sezioni e web part, modifica della sezione e della web part. Andiamo sul sito SharePoint. Quindi qui ti faccio vedere che, come abbiamo visto in tante lezioni, cliccando su modifica si apre la possibilità di modificare la pagina, quindi si apre la pagina in struttura e quindi io posso andare a modificare la pagina. Dopo aver apportato tutte le modifiche che voglio, ora attendiamo un attimo che si carichi la pagina, io posso apportare qualunque tipo di modifica nelle sezioni, nelle web part, nei contenuti delle sezioni e delle web part e poi andrò a cliccare su Ripubblica. Però finché non ho cliccato su Ripubblica, i membri del sito del team non vedranno queste modifiche. Quindi io posso fare tantissime modifiche, come detto, poi vado qui, clicco su Salva come bozza e loro ancora non vedranno nulla. Io posso riprendere in mano il lavoro tra 10 giorni, continuare a fare modifiche finché non cliccherò su Ripubblica, loro non vedranno niente. Quando cliccherò su Ripubblica, allora qui verrà scritto pubblicata in data, come abbiamo detto all'inizio della lezione, allora sì che tutte le modifiche che io ho apportato al sito del team potranno essere visibili ai membri che verranno sul sito a vedere i suoi contenuti. Posso anche rimuovere le modifiche, per esempio sto lavorando a delle modifiche, ho fatto 10 modifiche, ancora non ho ripubblicato niente, voglio ricominciare il lavoro da capo perché non mi piace, basta cliccare qui su rimuovi modifiche e quindi mi verranno rimosse tutte le modifiche che io ho fatto dal momento in cui ho iniziato a lavorare fino ad ora. Quindi dicevamo che andiamo qua giù in fondo, volevamo vedere le sezioni, le web part e poi tutti i pulsanti di modifica. Quindi portiamoci qua giù in fondo, queste sono tutte le web part che abbiamo inserito per fare tutte le lezioni precedenti e come dicevo le web part, anche per dar loro un aspetto e una visibilità ordinati, si inseriscono all'interno di sezioni. Quindi io vado qui a cliccare su aggiungi una sezione, quindi questo pulsante più sullo sfondo blu riguarda la sezione e se clicco mi si apre questo menu per andare a scegliere il layout della sezione o a scegliere anche ulteriori modelli della sezione. Non ci sono soltanto questi qui che abbiamo visto anche poco fa, ma ci sono anche altri modelli, quindi immagini di 2 colonne e testo, una terza immagine su questo sfondo. Quindi ci sono veramente tante possibilità. Scegliamone una semplice a 2 colonne, come abbiamo visto nella presentazione delle diapositive e come vedi se ora io qui clicco sul contenuto all'interno del perimetro della sezione non succede nulla. Se invece vado a cliccare qui, mi posiziono semplicemente qui, mi si apre subito la possibilità di inserire una web part. Prima di inserire la web part però vediamo i pulsanti di modifica della sezione, perché io qui cliccando qui posso andare a modificare la sezione, quindi qua sulla destra mi si apre la possibilità di dare un layout diverso alla sezione. Da qui posso duplicare la sezione, quindi la vado a duplicare esattamente come quella sopra e da qui la posso andare a cancellare, quindi mi rimane quella sopra soltanto perché quella sotto che ho duplicato la vado a cancellare. Clicco ancora sul perimetro per avere questi 3 pulsantini per farti anche vedere che tramite questo pulsante io posso andare a spostare dove voglio la web part, dove voglio questa sezione, scusami. Quindi vedi quanto è semplice con SharePoint realizzare i siti. Sposto dove voglio tutti gli oggetti senza dover scrivere codice. Sì, poi per fare cose complicatissime si potrebbe anche scrivere del codice, ma per fare cose già eccezionali dal punto di vista grafico e dell'utilità lavorativa non c'è bisogno di utilizzare nessun codice. Vedi quanto veramente è semplice. Poi
poi dicevamo che cliccando qui io vado ad aggiungere una web parte e posso aggiungere tutte le web parte che voglio, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi, per esempio, posso andare a scegliere l'elenco dei docenti. Qui inserisco un elenco perché mi fa comodo averlo qui. Da quest'altra parte vado a inserire un'immagine. Lui mi proporrà innanzitutto le immagini recenti che ho utilizzato. Scegliamo questa dei tortellini e come puoi vedere sopra le singole web part c'è la possibilità di modificarle. Ora, mentre lui carica la fotografia, se io vado a cliccare anziché all'interno del perimetro della sezione, caso in cui mi si aprono i pulsanti di modifica della sezione, vado a cliccare all'interno del perimetro della web part, mi si aprono i pulsanti di modifica della web part. Quindi da qui la posso spostare come ho fatto prima con la sezione, da qui vado a aprire questo menu a destra se non fosse aperto, perché per esempio se io mi trovassi da quest'altra parte, mi trovassi all'interno della sezione perché ho cliccato all'interno del perimetro della sezione, volessi modificare questa web parte, io ci vado a ricliccare e se non mi trovassi esattamente sull'elenco, clicco sulla matita e mi appare questo menu a destra. Questo è diverso per ogni tipologia di web part, come abbiamo detto, perché questo ha una certa configurazione. Se vado in quest'altra web part, come vedi, questo contenuto cambia completamente. Quindi lo abbiamo visto nelle singole sezioni, nelle singole lezioni dedicate alle specifiche web part e quindi per ogni web part ti consiglio di, quando le proverai tutte, lezione per lezione o le ripasserai, quelle viste nelle lezioni precedenti, ti consiglio sempre di cliccare sul perimetro della web part, cliccare sulla matita e analizzare ciascuno di questi contenuti qua a destra che, ripeto, è diverso per ogni tipologia di web part. Quindi anche la web part quindi si può spostare, si può modificare, si può duplicare e si può anche cancellare. Quindi ancora una volta abbiamo visto come è semplice modificare un sito SharePoint senza particolari abilità informatiche o nella scrittura di codice, perché qui non c'è da scrivere veramente niente. A questo punto, lo ripeto ancora, se non voglio ancora far vedere tutte queste modifiche ai membri del sito del team, andrò a cliccare su salva come bozza, o magari se mi piace il lavoro e che tutto va bene posso andare a cliccare su ripubblica e a questo punto tutti i contenuti, come abbiamo già visto nelle singole lezioni dedicate alle web part, saranno visibili a tutti i membri del team. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!